caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti come di consuetudine nel mio canale YouTube dedicato al mondo degli strumenti ottici e degli strumenti digitali. Per chi non mi conoscesse mi presento, sono un giornalista e tester nel settore ottico, naturalistico, sportivo e astronomico dal 1997. Oggi ho l'onore e il piacere di presentarvi in anteprima il Kowa 884 Dual Combination DC. È stato gentilmente fornito da Kowa Optic, quindi ringrazio il responsabile Gunther Rajner per aver pensato a me e ai lettori di Binomania. Vi anticipo immediatamente che non è ancora possibile conoscere il prezzo di acquisto di questo interessante strumento. Comunque seguitemi subito dopo la breve sigla perché vi parlerò delle mie impressioni pratiche, anche se questa è una preview, delle sue caratteristiche tecniche e anche di una breve comparativa con il binocolo Kowa Highlander Prominar. Quindi sedetevi comodi, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi gratuitamente al canale e ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco! Come potete notare, il cuore del sistema è composto da due telescopi da osservazione della serie Kowa TSN 884, che sono pregevolmente accoppiati grazie alla maestria degli adattatori di Adams. Vi invito a visitare il sito adamsadapters.com e Adams è una realtà statunitense specializzata nella progettazione e produzione di adattatori meccanici di precisione per strumenti ottici. Questo infatti è un adattatore meccanico lavorato in alluminio di grado aerospaziale con una anodizzazione a specifiche militari, inserti filettati in acciaio inossidabile, totalmente made negli USA, ha un peso di 1,13 kg e dimensioni compatte 12x25 x circa 30 cm. Questo comporta la possibilità, grazie alle personalizzazioni a cui si accede attraverso delle comuni chiavi a brugola, di operare sulla microregolazione della distanza interpupillare, oltre a togliere rapidamente i due spotting scope. Inoltre la base è filettata e potete, in base alla vostra distanza interpupillare, effettuare una regolazione primaria, agire sulla rotazione del collare di entrambi i tubi ottici e successivamente procedere con la microregolazione, meglio se a 60x secondo me, attraverso le viti e la chiave a brugola. Ragazzi, 30 secondi, nel senso che ho provato a disallinearlo adesso per farvi vedere. Io ovviamente aggancio come quei cannocchiali da tiro, quindi faccio un aggancio almeno incrociato. Le viti sono molto resistenti e in questo modo avete la possibilità di utilizzarlo anche con oculari astronomici. Ovviamente, quindi ragazzi, queste sono impressioni preliminari che confermerò poi nella recensione finale dopo qualche settimana di utilizzo. L'unico limite che per ora ho riscontrato e adesso vi mostrerò è che, avendo una distanza interpupillare ridotta, quindi un po' strettina, gli oculari zoom del Kowa sono molto grandi e quindi ho dovuto togliere i paraluce degli oculari. Presumibilmente si potrebbero sfruttare i paraluce a fetta di salame disponibili, diciamo così, nel mercato, soltanto comunque qualora si avesse una distanza interpupillare inferiore ai 65-66 mm. Per il test sul campo ho montato il Kowa sopra una montatura cartoni Focus 10 con treppiede stabilo
in carbonio e totalmente made in Italy. Il combo risulta molto compatto, infatti il, chiamiamolo binocolo, non supera i 5 kg di peso, compresa la piastra della testa fotografica, e misura circa 42 cm di lunghezza per circa 26 di larghezza. Guardate ad esempio il paragone con il Kowa Elender. Questo sistema è totalmente smontabile, si possono separare le culle dalla piastra, suddividere la culla a metà per estrarre rapidamente gli spotting scope e utilizzarlo come comuni telescopi di osservazione. La maniglia è robusta, interamente lavorata anch'essa dal pieno, e anch'essa può essere rimossa se lo si desidera oppure spostata in base alle proprie esigenze. Insomma, c'è una grande possibilità di personalizzazione davvero incredibile. Inoltre la base poi è stata ulteriormente forata, ci sono innumerevoli fori non filettati anche per alleggerirla al meglio. Il cuore del sistema lo conoscete già, è un classico Kowa TSN 884, trovate su Binomania la mia recensione del modello 883. L'unica differenza tra i due è nei prismi, dato che qui in questo caso la visione è dritta, ma per il resto posso confermare identiche prestazioni, visibili nella video recensione, leggibili negli articoli pubblicati su Binomania. Tra le varie caratteristiche troviamo scafo in lega di magnesio, lente al cristallo puro di fluorite che elimina completamente l'aberrazione cromatica, messa a fuoco demoltiplicata. Inoltre, quando uno dei due spotting scope oppure entrambi possono venire sganciati dalla culla, potrete agganciarli alla vostra piastra della testa fotografica grazie alle filettature da 1/4 e 3 ottavi. Per quanto riguarda gli oculari, è possibile utilizzare sia lo zoom, il TE 11WZ, quindi 25-60x, sia il TE 80X Wide, un oculare fisso da 35x con ben 80 gradi di campo corretti fino al bordo. Immaginatevi quindi le prestazioni che si potrebbero ottenere. Ovviamente poi il sistema si adatta perfettamente anche a tutte le applicazioni fotografiche per la tecnica del digiscoping, lo potete usare con lo smartphone, con la fotocamera, con altri dispositivi. Ma qual è il vantaggio rispetto ad esempio al binocolo Kowa Elender? Il primo è che acquistando questo prodotto vi trovate in mano due telescopi da osservazione indipendenti. Immaginatevi ad esempio, capita spesso anche a me, la classica situazione in cui non potete trasportare uno strumento da 5 kg in alta montagna. Invece con il Kowa 884, praticamente con due Kowa 884, avete la possibilità di smontare rapidamente la culla, estrarre un singolo tubo ottico e fare le vostre osservazioni portandovelo in montagna. In questo modo potrete dedicarvi ad esempio a sessioni di digiscoping o birdwatching, ad esempio con la vostra compagna, con un amico o come nel mio caso con mia figlia, utilizzando due spotting scope separati alla bisogna, e poi quando serve rimontare tutto molto rapidamente per avere a disposizione questo binocolo performante e regolabile nella collimazione. Inoltre in questo caso abbiamo la possibilità di sfruttare un oculare zoom che va da 25 a 60x, con ovvi vantaggi di rapidità e praticità nell'uso pratico rispetto ad esempio all'Elender, che ogni volta obbliga a rimuovere e sostituire entrambi gli oculari. Ci troviamo davanti a un binocolo con lente alla fluorite, minerale pura, quindi non sono semplici miscele, ha un diametro di quasi 90 mm con visione dritta e anche volendo un oculare dedicato da 35x con 80 gradi di campo. In pratica con l'oculare zoom potrete dedicarvi all'uso paesaggistico naturalistico, al birdwatching diurno o al poligono, mentre la sera potreste godervi un campo grande, corretto fino al bordo, con 80 gradi di campo apparente. Quindi è un prodotto di altissima qualità che inoltre è impermeabilizzato e riempito in azoto. Calcolate inoltre che c'è la possibilità di utilizzare gli adattatori per gli oculari astronomici. Ora però vorrei approfondire di più il discorso della collimazione. Come vedete ci sono delle viti poste sotto e sopra la base della piastra che fissano il blocco degli oculari. In questo modo è consentito un piccolo margine di gioco. Il mio consiglio è quello di effettuare già un allineamento a 60x in modo da ottenere un'ottima precisione. Un altro pregio di avere un binocolo componibile è quello di poter sfruttare tutti gli accessori Kowa, compresi gli adattatori per oculari astronomici. Questo significa che volendo ci sarebbe la possibilità di utilizzarlo anche per osservazioni planetarie, seppur sia uno schema dritto, e lunari ad alti ingrandimenti, anche sopra i 100x. In questo caso quindi avete le viti di regolazione e si potrebbe effettuare la collimazione in maniera abbastanza rapida e godersi una serata osservativa con ottime prestazioni.
Normalmente infatti i progettisti di binocoli garantiscono la collimazione fino a circa 50x, questo perché poi è molto difficile avere una corrispondenza perfetta con i numerosi oculari astronomici, qualora fosse possibile usarlo sui binocoli, presenti sul mercato. Qui invece la regolazione manuale amplia notevolmente, secondo me, le potenzialità d'uso. Le possibilità quindi sono davvero tante. Per quanto riguarda la comparativa con le Lander, ho fatto soltanto alcune prove oggi perché questo prodotto mi è arrivato ieri pomeriggio, ho aperto la confezione appena arrivata da Kowa e in pochissimo tempo ho regolato il sistema di collimazione alla mia distanza interpupillare, che funziona comunque perfettamente, a parte la problematica dei paraluce che vi avevo già anticipato. Per il resto l'osservazione con il Kowa 884 DC è stata impressionante. Con l'oculare 25-60x ho potuto confrontare le immagini con quelle delle Lander a 21x 32-60. Vorrei spiegarvi adesso in questa breve sintesi con l'Action Cam il risultato primario, iniziale, sul campo. Sono felicissimo, anteprima incredibile tra Kowa e Lander e il nuovo 884 Dual Combination, ma vi dirò, a livello di qualità ottica mi sembrano abbastanza simili, nel senso che sono sempre due prodotti alla fluorite di alta qualità. Di giorno non vedo una maggior luminosità in questo prodotto che però potrei vedere di notte. Calcoliamo anche che il treno ottico degli oculari zoom che ho attualmente montato è più complesso. Per fare un paragone come si deve avrei dovuto avere un'altra coppia di 32 magari con un adattatore e fare la verifica. Certamente con oculari astronomici di alta qualità o con l'oculare fisso della Kowa 35x sarebbe una gran bella comparativa. Non noto neppure differenze nella tonalità dei colori, nel senso che la resa dei bianchi mi sembra abbastanza simile, sono entrambi nitidi e molto contrastati. Il pregio in questo frangente dei 884 è che avete la possibilità, ragazzi, di apportare delle collimazioni rapide, quindi adesso l'ho ricontrollato a 60x, gli ho dato un'aggiustatina all'infinito perché da casa dalla mia postazione non potevo farlo, e vi devo confermare che comunque adesso sto osservando da un po', la collimazione la mantiene in maniera egregia grazie a questo sistema di viti e poi al basculamento dei due telescopi. Quindi qualora aveste distanze interpupillari differenti dalle mie dovreste ovviamente fare una regolazione differente, e soprattutto qualora si potesse utilizzare ad alti ingrandimenti con gli oculari astronomici. Il Kowa Lander rimane un binocolo classico di altissima qualità, senz'altro più robusto perché comunque non ha questo sistema compatto. Sono due scelte molto differenti tra di loro. Senz'altro la primissima impressione che ho avuto osservando con il nuovo Kowa 884 è decisamente entusiasmante. Adesso vi mostro una breve clip utilizzando l'iPhone XR, giusto per farvi vedere la qualità ottica tra i due strumenti. Prova, inquadriamo la solita chiesa di là del Lago Maggiore con il nuovo Kowa 884 Dual Combination. Qui siamo a 30x perché le tacche di riferimento sul Kowa Lander non sono molto intervallate, quindi c'è il 25, il 30, poi si può salire e arrivare fino a 60x. Vedete che la resa al bordo comunque è perfetta grazie agli oculari Kowa TE11 WZ. Adesso provo a inquadrare lo stesso dettaglio con magari non è centratissimo la zona come prima rispetto al campanile, però potete vedere la resa. In questo caso abbiamo un oculare grandangolare 32x, però tonalità dei colori, nitidezza, capacità di contenere il cromatismo è eccellente in entrambi grazie alla presenza dei vetri con cristallo di fluorite puro.
Come avete visto, insomma, le immagini forniscono un campo visivo ampio, molto luminoso e brillante, tonalità di colori naturali e fedeli. Non ho riscontrato tra i due grandi differenze cromatiche, anche se probabilmente durante una sessione osservativa al crepuscolo dovrei verificare meglio la maggior luminosità di questo sistema, anche se la differenza di diametro poi non è elevatissima. La visione dritta nella osservazione terrestre potrebbe risultare più comoda in alcune circostanze. Dal lato ovviamente l'Highlander è un prodotto molto robusto che non necessita di regolazioni tranne il mero cambio di oculari. Dall'altro qui però abbiamo un sistema poliedrico meccanico regolabile per la collimazione. Va però sottolineato, ragazzi, che questa si tratta di una meccanica di altissima qualità. Non ho notato giochi né flessioni, mantiene per ora bene la collimazione ed è la prima volta che riesco a regolare in maniera così rapida la collimazione di, chiamiamolo, un binoscopio. In passato ho avuto modo di provare soluzioni artigianali, ma non erano mai arrivate a livello di precisione e di compattezza rispetto a quelle fornite da Adams. Quindi io per oggi termino qui, vi confermo che ci sarà modo successivamente di provare il Dual Combination in vari ambiti osservativi, con in più un'altra sorpresa e con più calma e con il senno di poi. Più avanti infatti vi presenterò una recensione che spero sarà approfondita, dedicata sia all'osservazione del birdwatching sia a quella paesaggistica e ovviamente da astrofilo all'osservazione astronomica. Vorrei chiedere a Kowa la possibilità di avere due oculari a 35x per verificare se riesco ad ottenere questo effetto incredibile con 80 gradi di campo, e comunque spero di ottenere anche due adattatori per gli oculari astronomici, perché ci sarà poi occasione di approfondire anche il test in astronomia, magari in osservazione lunare. Per la comparativa con il Kowa Highlander continuerò comunque a avere il piacere di utilizzare, e con eventuali altri binocoli giganti che mi potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Io ringrazio ancora Kowa Optic nella personale figura di Gunther Reisner, il responsabile, per avere fornito l'esemplare oggetto di questo test in anteprima. Vi ricordo di visitare il loro sito ufficiale, che metto qui in descrizione, perché a breve, comunque oppure al momento di presentazione del mio video, potrete vedere ulteriori informazioni anche sul loro sito ufficiale. Vi invito anche a rimanere sempre sintonizzati sul mio canale, sul sito web binomania.it, dove ormai potete trovare oltre 1 migliaio di recensioni e video di binocoli, telescopi astronomici, telescopi terrestri, cannocchiali da tiro, fototrappole e tanto altro ancora. Vi invito a iscrivervi gratuitamente al mio canale per rimanere sempre aggiornati sul mondo degli strumenti ottici e digitali. Un carissimo saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e dal Kowa 884 Dual Combination, e buone osservazioni. Ciao ragazzi!